Buongiorno amici di Click in Tour, oggi venerdì 7 ottobre, purtroppo penultimo giorno del nostro viaggio in Islanda. Siamo in macchina e ci stiamo dirigendo verso la cascata di Høyfoss che dista dal nostro appartamento circa un'oretta di macchina. Ci vediamo dopo! Nel frattempo stiamo raggiungendo la nostra prima tappa, la cascata di Høyfoss, e lasciamo la strada 32 e imbocchiamo una bella gravel, la numero 332. Questa è la stradina, bella sterrata in mezzo a questo spettacolo della natura, e sarà così per circa un 6-7 km. Vedete qui come i cartelli dicono: è vietato l'ingresso alle auto normali, ma solo ai mezzi 4x4. E oggi faremo anche il primo guado della nostra vacanza islandese. Bellissimo! È un piccolo guado, però c'è stato, dai. Abbiamo provato anche questa esperienza, va. Ed eccoci alle ultime curve che ci portano alla cascata. È stata una strada veramente spettacolare, bellissima, e guardate qui davanti a noi che panorama mozzafiato che troviamo. Guardate che spettacolo, si vede proprio l'infinito e oltre, bellissimo. Ed eccoci arrivati alla cascata, lasciamo il parcheggio e prendiamo questo bel sentierino. Qui c'è il cartello della cascata. Høyfoss è la seconda cascata più alta d'Islanda con un salto di 128 metri. Il contesto tutto intorno a queste cascate è praticamente fantastico. Peccato che però tira un vento pazzesco. Sulla strada del rientro dalla cascata di Høyfoss troviamo anche la deviazione per la cascata di Gjern, che adesso raggiungiamo.
Ed eccoci arrivati anche alla cascata di Gjain. Dopo un bel tragitto sofferto siamo arrivati. Qui il cartello della cascata e qui parte il sentiero che la raggiunge. Queste sono praticamente le cascate e qui in alto dal parcheggio c'è un sentiero principale che le raggiunge e poi giù in basso ci sono degli altri piccoli sentieri che le collegano tra di loro. Ci siamo rimessi in macchina e stiamo raggiungendo l'ultima cascata della giornata e del nostro viaggio, che è la cascata di Hjalparfoss, che vi metteremo comunque il nome qua sotto. Eccoci arrivati alla cascata. La caratteristica di questa cascata è che il fiume si biforca in due rami e poi si riunisce formando un laghetto sottostante. Inoltre la caratteristica di questa cascata sono le pareti fatte di basalto. Anche qui comodo sentiero dal parcheggio per raggiungere la cascata, anche qui dista proprio veramente poco.
Dopo aver fatto il giro delle cascate stamattina siamo arrivati qui al cratere Kerid, che si formò circa 6500 anni fa e ha una profondità di 55 metri. All'interno troviamo anche un piccolo laghetto. Adesso noi abbiamo parcheggiato la macchina e andiamo a pagare l'entrata, che costa 400 ISK a persona. Dopo aver pagato il biglietto inizia un sentiero che si divide subito in due parti. Una va giù verso il lago, mentre l'altra si vede la parte superiore del cratere e si cammina tutto intorno. Nel frattempo noi continuiamo il percorso su questo cratere. L'acqua di questo bellissimo laghetto ha una profondità che varia dai 7 ai 14 metri. Adesso abbiamo preso il sentiero per andare giù verso il lago. Anche la parte inferiore del cratere, dove c'è il lago, è possibile percorrerla per tutta la sua circonferenza. Si può praticamente fare tutto il giro intorno a questo bellissimo lago. Abbiamo terminato la visita a questo cratere, bellissimo, con il suo laghetto in fondo. Il cratere non è una cosa enorme, quindi in breve tempo lo si può percorrere nella sua totale circonferenza. Ricordarsi di scendere sul laghetto, che è molto bello e caratteristico, poi c'è anche una bella panchina dove potersi sedere. Adesso noi ci spostiamo verso l'area geotermale di Krusovik, che rimane praticamente più a sud-ovest di Reykjavik. Stiamo attraversando la penisola di Reykjanes, che è un geoparco globale tutelato dall'UNESCO. Siamo arrivati all'area geotermale di Seltun, che di solito viene chiamata Krusavik dal nome della vicina fattoria.
Quest'area geotermale è molto caratteristica e molto bella. Tramite delle passerelle si può passare attorno alle fumarole, passarci anche molto vicini, e facendo un percorso ad anello si può visitarle tutte quante. Terminata questa bellissima passeggiata all'interno di questa area geotermale, che ho trovato, devo dire, molto bella. Confermo. Merita comunque un passaggio perché è proprio comoda, si vedono tante belle cose anche molto vicine. Anche qui tutte queste pozze fumarole con proprio acqua che bolle, tutti questi fumi che salgono, e poi c'è anche dei colori bellissimi che probabilmente al tramonto sono anche accentuati. Adesso noi riprendiamo la macchina e facciamo rientro al nostro appartamento a Selfoss, quindi ci vediamo dopo. Ciao! Con le luci di questo bellissimo tramonto termina qui anche questa giornata in Islanda. Domani, ultimo nostro giorno in Islanda, avremo più o meno mezza giornata a disposizione e sarà completamente dedicata alla capitale Reykjavik. Noi per adesso vi salutiamo e ci vediamo domani per l'ultimo giorno. Se vi è piaciuto il nostro video mettete mi piace e iscrivetevi ai nostri canali. Ciao ciao!